Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Prima di cominciare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina ma soprattutto di sostenermi con un bel like. Bene, oggi andiamo a parlare di ricarica auto elettrica domestica, quindi a casa nostra. Ho già fatto alcuni video dei carichini, quindi i classici carichini che le colleghiamo con la presa asciutto, ma ad oggi finalmente ho avuto la possibilità, grazie ad Oscar, di avere una wall box. Quindi perché prendere una wall box? Perché possiamo arrivare a velocità di ricarica molto più alte. Di solito i carichini arrivano a 3,6 kWh di potenza. Che cosa significa? Se voi avete una batteria da 36 kW e dovete caricare a 3,6 kWh, ci vorranno 10 ore per ricaricare la mia batteria da 36 kW. Se invece ho un caricabatterie come questa wallbox qua che arriva a 7.2, si dimezza la velocità. Quindi al posto di metterci 10 ore ce ne mette 5. È tutto così bello, è tutto così utile? Secondo me no. Però avere una wallbox che è predisposta per i 7.2 e la facciamo ricaricare a quanti ampere vogliamo noi. Perché vi dico ampere? Perché per calcolare quanti kilowattora sta assorbendo e quindi sta caricando, dovete moltiplicare la tensione 230 volt, 220 volt per gli ampere, quindi 220 per 1 ampere sono 220 kW, 220 volt per 10 ampere sono 2200 kWh. Bene, più veloce si ricarica e peggio è secondo me, perché la ricarica più lenta la facciamo e più entra dentro l'energia, ci sono meno dispersioni. Questa è una piccola premessa. Poi andremo a vedere anche alcune cose, altre caratteristiche secondo me non sono da sottovalutare, perché per collegare una wallbox fatevi una linea diretta dal contatore, da dove partono il fotovoltaico, da dove volete, però fateglielo fare a un professionista, portate dei cavi come ho fatto io di spessore da 6 mm quadrati, perché può fare fino a 32 ampere, può assorbire fino a 32 ampere, e quindi siamo tranquilli. Non mettete i cavi da 2,5 e basta e poi collegate una cosa del genere, perché altrimenti si brucia l'impianto, poi prende fuoco e tutto quello che va dietro. Se le cose sono fatte a norma e sono fatte come devono essere fatte, non avete nessun problema. Bene, aperta e chiusa parentesi. Io dal contatore a qui, cioè dal fotovoltaico a qui, ho portato tutti i cavi da 6 mm quadrati, 3x6 mm quadrati, ho un magnetro termico da 32 ampere e qui ne ho uno da 16 ampere. E adesso qua nasce il primo problema, nel senso che la nostra wallbox che arriva con una presa da 32 ampere, sempre domestica, come vedete, ma da 32 ampere. Io invece nella mia centralina dove è stato portato il cavo è da 16 ampere. Quindi cosa significa? Che non posso collegarla. Allora ho preso un adattatore, che in caso vi lascio il link in descrizione, da 16 ampere a 32 ampere. Non è una cosa che si dovrebbe fare, ma basta limitare poi, quando andiamo a fare la ricarica, a 16 ampere e non a 32. Bene, andiamo a parlare della nostra wallbox. Questa è l'Oscal EV7000, è una wallbox che può caricare fino a 7,2 kWh, quindi 32 ampere. Ha le protezioni elettriche di sicurezza e materiali ignifughi UL94V0, scusate, leggo perché se no non mi ricordo tutti questi dati, e in più è certificata con una protezione IP65 e IP55, quindi può arrivare fino a temperature meno 30 gradi e a temperature più 55 gradi. Comunque a 55 gradi la vedo un po' dura, però è fatta per tutti gli ambienti. Qui in Italia è dura arrivare a quelle temperature là, ma se pensiamo a paesi molto più caldi o molto più freddi, quindi siamo tranquilli. È compatibile al 99% dei veicoli, perché è comunque un attacco di tipo 2, come vedete qua. La si può comandare tramite app e dopo andiamo a vedere come funziona. E adesso andiamo a collegarla. Allora, come vi dicevo, ho preso questo adattatore qua che da 32 ampere è andato a 16 ampere. Quindi lo collego qua, eccoci qua, vado a tirare sull'interruttore e adesso lei si accende. Bene, adesso una volta accesa, fa il beep, adesso lei si connetterà, noi andiamo a prendere la nostra presa di tipo 2. Adesso vi allontano un po' la vostra. È molto semplice da ricaricare un'auto elettrica, adesso vi faccio vedere. Comunque ho già fatto dei video di come ricaricarla, cosa fare e anche le protezioni da mettere. Allora andiamo a togliere la nostra presa tipo 2, bello perché mi ha fatto questo click qua, ok?
Adesso noi la colleghiamo alla nostra Twingo elettrica e eccoci qua. Adesso lei fa la lettura della batteria, ma non parte la ricarica. Perché? Perché abbiamo bisogno della nostra RIF card, che sarebbe questa qui, che è questa RIF card qua, che ha dentro un codice, io la metto qua e lei parte. Però parte già a 32 A. Che cosa significa? Che io adesso andrò tramite app a gestirmela. E una cosa che mi sono accorto, che non sapevo, però che magari può capitare anche a voi, quindi state attenti un attimino. Avete visto che prima faceva la luce rossa e non riuscivo a capire perché faceva la luce rossa. Guardate, fa la luce rossa adesso. Perché questo è il tasto di emergenza, era premuto e quindi lui mi diceva attenzione che non funziona perché il tasto di emergenza è premuto e questo non lo sapevo. Io adesso vado a sbloccarlo, basta svitarlo così e adesso vedrete che cambierà la luce e diventerà blu come era prima. E in effetti sull'app non mi dava la possibilità di ricaricare. Adesso andiamo a vedere come funziona tramite app e così vediamo come funziona. Allora io vi metterò qua l'applicazione, il video dell'applicazione. L'applicazione si chiama Smart Life, è un'applicazione che serve per qualsiasi dispositivo e in questo caso vedete che è registrata EV7000 Cucina. Io adesso lo metto qua, ho messo Cucina perché la uso anche per altre cose questa app qua. E questa è la nostra app come si vede. Vedete qua, se voglio attivarlo o lo attivo tramite lo slide della ricarica, comunque dopo andiamo a vederla, oppure tramite la RIF card che l'appoggio qua. Però prima devo andare a impostare. Allora, i 32 A, perché vi dicevo che non verranno, cioè almeno io non lo utilizzerò mai, lo caricherò sempre 10, 12 vari ampere. Perché i 32 A sono 7 kW2, ma a casa abbiamo un 6 kW di corrente, quindi è troppo, potrebbe saltare il contatore. Andiamo a impostarlo con la nostra app. Quindi andiamo su Setting, Charging Current questo, vado a selezionare, io adesso andrò a mettere, mettiamo 10 A, che comunque sono 2 kW2. Gli do conferma, ok, e vedete che si è trasformato da 32 A a 10. Vado sulla Home, faccio, ed è partita la ricarica. Come vedete è partita la ricarica e adesso vediamo cosa ci indica. Tac. Adesso si è trasformata la luce in verde, sento l'auto che sta lavorando ed eccoci qua che siamo partiti. Adesso stiamo caricando, comunque come vedete dall'app 9.4 A, il voltaggio è 226, abbiamo un assorbimento di 2100. Vediamo se posso andare a cambiarlo durante... Vediamo se posso cambiarlo durante la ricarica, perché di solito questo non funziona mai. No, in effetti se io vado a cambiare 13, gli do conferma, non me la cambia. Una volta impostato parte e fa sempre quello lì la ricarica. Da app, in teoria, dovrei anche provare a spegnerla e si è spenta. Adesso io provo ad andare a cambiare, giusto per capire se funziona la nostra corrente, la metto a 12 A, gli do conferma, 12 A, no, devo sempre staccarla, ok, perché una volta impostata resta impostata così, devo staccarla dalla carica e dopo posso andare a cambiare la corrente, molto bene. Allora adesso riaccendiamo, non mi viene data perché devo sempre staccarla, ok, quindi io adesso la stacco, apro la macchina, stacco la presa di tipo 2, la ricollego, lui mi fa di nuovo la lettura, ok, adesso la luce dovrebbe diventare, vedete che è diversa, e la attivo, e qui si è riattivata. Molto semplice, e funziona tutto quanto, possiamo vedere se sta caricando, quanto sta caricando, eccetera. Possiamo andare a vedere le ricariche che abbiamo fatto, molto bene. Per il resto è tutto ok. Bene, adesso lo lasciamo un po' caricare e poi facciamo le conclusioni. Bene, mentre l'auto si sta ricaricando nel silenzio più assoluto, quindi abbiamo il distributore a casa nostra, e volevo farvi vedere cosa dà in dotazione. Allora, ci dà il portapistola, diciamo così, per caricarlo, che ha anche una pratica molla qui da incastrarlo dentro. Un cavo comunque che è lungo 5 metri e dentro sono tutti cavi 3x6 mm quadrati, per quello che vi dicevo prima all'inizio. Mi raccomando, fate l'impianto fatto bene, perché con la corrente non si scherza. Quindi fate un impianto adatto per la vostra auto e per il vostro impianto. Poi appunto l'adattatore che
e quello dovete prendere a parte, perché per noi in Italia il civile di solito sono tutte da 16 A, oppure dovete cambiare la presa nel vostro modulo. L'auto si sta ricaricando, è tutto a posto, l'applicazione sta funzionando e sta andando molto bene. Oscal, se avete dei problemi, comunque è un'assistenza 24 ore su 24 direttamente dal sito, basta che iscrivete in chat, oppure c'è anche un servizio di assistenza di chiamata. Signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate le taste notifiche. Grazie a tutti, vi lascio il link in descrizione del prodotto, se volete acquistarlo con codice sconto. Sono prodotti molto validi e che soprattutto hanno sempre dei bei sconti, quindi prendetelo pure sotto qua che così mi aiutate a crescere. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!